Buonasera. Buonasera. Ciao ragazzi. Benvenuti. Benvenuti. Questa nuova serata. L'ultima serata. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ho voluto mostrarvi, finalmente, il filmato iniziale del gioco. Non ve l'ho voluto mostrare per tutto questo tempo semplicemente perché si vedeva Raiden e si vedevano alcune scene un po' spoilerose e non volevo rovinarvi l'esperienza. E però questa sera siamo alla fine. Oggi lo chiuderemo. Sarà probabilmente lunga perché ci saranno delle cutscene lunghe, delle boss fight abbastanza impegnative. E poi dovremo parlare, perché ci sarà tanto da parlare. Non so se riusciremo a parlare di tutto stasera, e probabilmente ne parleremo molto sicuramente lunedì, perché ci saranno qua con me Longo e Mattiammazzo e faremo il debriefing sul 2, risponderemo a tutte le vostre domande, a tutti i vostri dubbi, vi spiegheremo anche un po' di retroscena di questo gioco che ne ha passate di cotte, di crude anche post rilascio, e quindi c'è tanta ciccia di cui parlare. E poi venerdì, scusatemi i ruttini, venerdì inizieremo Metal Gear Solid 3. Ora non so se riesco, penso di sì, perché ho preparato un video introduttivo, diciamo, un video trailer, unendo due trailer però ufficiali di Metal Gear Solid 3 per farvi vedere un po' il moodset, un po' lo scenario, diciamo, di quello che andremo a giocare, e senza mettervi, ovvio, ho messo solo un elemento di trama, uno, e non capirete di cosa si tratta. Poi il resto è solo gameplay, però spero di riuscire a farvelo vedere questa sera e non lunedì, così almeno facciamo, adesso non mi ricordo, Heisenberg, dammi conferma perché non mi sto ricordando. Noi abbiamo finito il primo e ti ho fatto vedere la sera stessa il trailer del 2, giusto? O al debriefing, perché non mi sto ricordando. Vedo un dualismo tra la quinta generazione Pokémon e Metal Gear Solid 2. Non ricordo se te lo dissi. No, non me l'avevi detto, Manu. Non me l'avevi detto. Sì, esatto. No, prima. Ok. Quindi spero di fare la stessa cosa anche stasera. Finire il gioco, parlarne, spiegarvi un po' di cose e poi farvi vedere il 3. E poi ne parleremo. No, però sta cosa dei Pokémon non me l'avevi detta. Questa sera, ragazzi, iniziamo da dove eravamo rimasti, praticamente con il tradimento di Snake nei confronti di Raiden. Abbiamo visto uno dei momenti più pesanti del gioco, ma allo stesso tempo, vabbè, PlayStation abbiamo capito basta e ha aggiornato Fighters. Vedi un po' di calmarti, sta dando fastidio. E abbiamo visto anche quello che è successo tra Emma e Hal Emmerich, grazie PlayStation. Ed è uno dei momenti più strani di Metal Gear Solid, perché tu in quel momento sei un ragazzino di 11-12 anni, anche meno volendo, dipende chi si è approcciato a questo gioco, che arriva da Metal Gear Solid 1. Tu per tutto il 2, a parte il tanker, hai giocato con un personaggio anime che non ti piace. E l'unico momento in cui vedi un po' di figaggine alla Metal Gear Solid 1 dura quanto? 3 secondi. E cioè il saluto tra Snake e Otacon, il 5 che si danno con sotto la colonna sonora. Quello è l'unico momento che tu dici: dai cazzo, ci siamo.
e poi te lo smonta Kojima con lo sfogo di Otacon da solo, mentre ascolta il pappagallo che ripete le parole della sorella: Hal, mi manchi, piagnistei, tristezza, tu vuoi vedere l'Arsenal, tu vuoi spaccare tutto, e Kojima non te lo dà. Questo gioco è l'anti-sequel. È l'anti-sequel perché noi viviamo tutt'oggi, ma anche in passato eravamo con primo gioco, sequel, uguale, più grande, più bello, più tutto. Kojima fa il contrario. Kojima ti dà tutto l'opposto, ti dà bastone, cioè il Campbell, chiamate codec, cutscene lunghe, cose che non si capiscono, mindfuck che non hanno senso, e poi a carotina ti dà lo scontro contro l'Harrier, ti dà le informazioni del presidente, ti dà la colonna sonora nel momento tra Otacon e Snake, e poi te lo toglie via. Gioca Kojima. È un Dark Souls 2 che ci ha creduto. Non ho giocato Dark Souls 2, quindi non so. Mi fido di voi. Probabilmente sì. Quindi perché tutta questa differenza tra il tanker? Cioè, non è neanche dici un altro gioco. No, è lo stesso gioco, ma la fase iniziale. E questa fase, perché c'è tutta questa differenza? Cosa sta ancora succedendo? Cioè, capisci che a un certo punto un ragazzino, voi siete grandi, voi avete visto tanto, avete visto tanti giochi, siete cresciuti in maniera diversa da me, dai ragazzi della mia generazione che hanno giocato praticamente al day one questo gioco qui. Quindi l'hanno vissuta in maniera diversa, quindi voi magari siete abituati a vedere del dramma, a vedere delle scene pesanti come quella che c'è stata tra Hal Emmerich e sua sorella. Un personaggio, Otacon, che con questa cosa si completa. Il fatto che lui senta dentro di sé i lupi non è una cosa cringe, è lui che si rende conto che è un sopravvissuto, diventa ancora più completo come personaggio. E nel momento in cui c'è stata la parte strana di Snake e Raiden che stavano assistendo alla morte di Emma ed erano in imbarazzo, e Hal che non riusciva a capire che Emma voleva essere soltanto trattata da donna perché voleva essere chiamata per nome, e nemmeno ci è riuscito perché è morta prima, e lui era stunnato. Momenti fighi, momenti belli, momenti importanti per noi che siamo grandi, perché col senno di poi tu capisci quello che Kojima vuole spiegarti, vuole farti capire, ma ai ragazzini del day one di questo gioco del 2001 questa parte ha fatto cagare. Ha fatto cagare. Esatto, a parte che la storia di... cioè, Hal non è un santo, dopo quello che ha fatto. Perché non è un santo, però un personaggio adesso è ancora più umano, più vero, più tangibile, più vicino alla realtà. Non è una macchietta, non è un otaku qualsiasi. Guardate i moscerini. No, beh, Griffith no. Non è cattivo. Fortunatamente no. Però è un personaggio grigio. Ha delle sfumature di grigio nel suo camice bianco. Ecco, diciamo così. Ah, il contrario di Griffith, sì. Quindi adesso, ragazzi, orecchie tese, occhi aperti, perché Raiden è stato tradito
da Snake, colpito da Olga con l'esoscheletro del ninja, e iniziamo. Pronti? L'uscita del quinto genio venne buttata merda su questa gente. Invece ogni giorno il 95% della commenti concorda su chi sia la mia migliore. Ah, beh, sì, allora sì, c'è un paragone, è vero. È vero, ma ancora oggi su Metal Gear Solid 2 ci sono persone, Manu, che ancora non lo mettono nella top 3 e fanno male. All'età di 12-17 anni non hai la maturità da capire certe situazioni, vuoi solo azione. Esattamente. Esattamente. Andiamo, dai. Is he still alive? He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. Vi ricorda qualcosa? CIA, FBI, he doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Esattamente. Esattamente. Guardate bene la sala. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper? You know this fellow? È uguale, You identico al remember primo me, capitolo. don't you? You've grown. Siamo dentro alla High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory, too? Ho il braccio forte. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. The Civil War. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. This situation, I find it very nostalgic.
Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go. So we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt. No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part, and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself.
Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. Parliamo It's dopo. unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my God! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. E qui dobbiamo spendere qualche parolina, perché è d'obbligo. Abbiamo finalmente conosciuto il passato di Raiden. E non a caso durante la missione di Raiden,
se avete fatto caso, io non ho mai usato la pistola a tranquillanti. Ho sempre usato le pallottole. Ha cambiato totalmente direzione rispetto all'inizio, esatto. Sì, 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 sì. Esattamente. Io ammazzavo i soldati perché Raiden non è Snake. Raiden è un soldato, è un killer, è un assassino spietato, perché è stato addestrato a esserlo. Non ha ovviamente esperienze sul campo di questo tipo, ma Raiden ha esperienza di missioni killer. È un assassino spietato senza remore. E adesso che ha conosciuto, non più che conosciuto, scusatemi, ha intrapreso questa missione molto particolare, si è reso conto perché ci sono troppe cose strane che non tornano a Raiden. È una missione troppo fuori dai suoi schemi e qui si è reso conto che è un mostro. Cioè, lui potrebbe benissimo far parte di un gruppo di freaks alla... come Dead Cell o come quelli di Metal Gear Solid 1, per dire. Eh, quindi Raiden non è da sottovalutare, non è mai stato da sottovalutare. Viene messo in una situazione grottesca, per questo sembra grottesco, ma non è un pirla. Però Kojima continua a rendercelo un pirla. Basta vedere com'è messo qui. Snake, quando è stato torturato, l'abbiamo visto tutto fiero, tutto a petto nudo. Ehm, ti ucciderò, non finirà qui, Ocelot, ti ucciderò, diceva, no? Era proprio macio. Qui Raiden si sfoga con Rose, tira fuori il suo vero io e alla fine qui lo vediamo completamente nudo come un verme, addirittura siamo limitati nei movimenti, vedete, lui si tiene continuamente il pacco giustamente perché non deve far vedere nulla, però combattere così è praticamente impossibile. E questo perché Kojima ce lo mette ancora in ridicolo. Ci continua a dire, non è Snake, non è l'eroe figo. E questa è un'altra persona. Ah, guardate questo easter egg, bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Vi do un senso a questa inquadratura adesso. È un killer, no, pazzo no, però è un killer che da piccolo, non a quest'età, lui già da piccolo, lui era un bambino soldato della guerra civile. Era un bambino di 6 anni con un fucile in mano che mangiava cibo con dentro polvere da sparo. La follia. E questa cosa dei bambini soldato alla fine era anche, diciamo, un qualcosa che faceva Big Boss. Infatti, se avete notato, nel mio video di Metal Gear 2, durante Metal Gear 2 c'erano dei bambini nella base, perché Big Boss li prendeva. Abbiamo anche visto in Solid, nel primo Solid, il racconto di Naomi, che ha conosciuto Big Boss ed è stata presa da bambina insieme a suo fratello. E, e anche Raiden non è stato preso da Big Boss, ovviamente, però c'era questa usanza dell'esercito o di chi che sia che utilizzavano i bambini soldati. Poi abbiamo Olga che anche lei è una pedina dei Patriots, che che non collaborava con Snake all'inizio, ma ne è grata. È grata a Snake per averla salvata. Perché poi si sono visti, hanno combattuto, ma non abbiamo visto nemmeno il combattimento tra Snake e Olga. Questo Kojima ce lo dice adesso, ma noi non ne abbiamo nemmeno sentito il rumore di questo combattimento. E Olga lo fa per il figlio, per il suo bambino. E se Raiden muore, muore il bambino. Quindi deve aiutare Raiden per forza. E
Perché i Patriots vogliono il bambino? Non c'è dato saperlo. C'è questo progetto S3 che cita Olga e deve essere portato a termine. Che cos'è questa cosa? Perché sembra che sia tutto su uno schema? Addirittura la sala qui è uguale, identica a quella di Shadow Moses, con addirittura tanto di letto. Ve lo ricordate, no? Il letto dove Snake veniva imprigionato. Cioè, è praticamente 1-1 questa sala qui. Una pedina da sfruttare, il figlio. A quanto pare chiunque abbia contatti con i Patriots sia una pedina. Poi non c'è dato sapere come faccia Raiden a strisciare per terra col pisello. Fuori, ma va bene. Però... pensiamo pure agli esperimenti dei Genova. Genova è un altro gioco. È del genoma, sì. Dove c'era il corpo del presidente della DARPA, esatto, il direttore della DARPA era lì. E sentiamo velocemente il tuo audio, Heisenberg, che spero sia corto. Minchia, 55 secondi è una vita. È un minuto che porti via al finale, te lo dico. Era addestrato a essere un serial killer, un assassino, un hitman, mettiamolo così. Ma io una parte di colpa gliela do, Acceleriamo. perché è stato anche addestrato. Non è che gli do tutte queste colpe, ma è stato addestrato a essere un killer. Se avete letto bene, Manu, avete letto bene lì, diceva che se lui non uccideva, però non ammazzava i suoi stessi amici, o veniva ammazzato lui e non gli dava manco da mangiare. Quindi lui sin da piccolo aveva una postura mentale che gli diceva o sopravvivi o sopravvivi. Cioè lui lì era la legge di chi sopravviveva. Cioè, ha fatto una guerra civile. Una fottuta guerra civile. Gli do una parte di colpa, ma allo stesso tempo no. Ha fatto una guerra civile. Che è successo? Cioè, ma lui sin da piccolo era addestrato a essere un serial killer. Scusa, casino, ho fatto casino. Ha fatto una guerra civile. Fatto casino. Sì, no, perché ho finito il tuo audio, partiva l'audio della live sul telefono. Quindi c'è stato un attimo di pro quo. Sì, ma Manu, qui non è che si è pensato che c'era il crollo di Metal Gear. Non sono piaciute alcune cose e non piacciono alcune scelte di Kojima, ma che sia crollato Metal Gear, questo no. Quello che fanno su Pokémon è un altro discorso. Comunque mi fa piacere che Heisenberg parla a Manu quando potrebbe scrivergli qua in chat. E sì, sono le cose che sono state dette nel video. L'abbiamo visto. Comunque sì, è così che viveva Raiden. Compi la missione o muori, praticamente. Quindi, signori, siamo dentro l'Arsenal Gear. No, sì, siamo dentro l'Arsenal Gear. Siamo nello stomaco, come leggete qua in sovraimpressione, dell'Arsenal. Questa nave piena di Metal Gear Ray. Attivati o non attivati, questo non lo vediamo, non lo capiamo. Però sono lì. Sono tanti. Tu prima te lo sei chiesto, Heisenberg. Sono tanti. Ah, beh, sì, ho capito. Proviamo... Get your equipment back first, or you won't be able to do much good. Rendezvous with that man and retrieve your gear. Olga said that man would be waiting up ahead, if I recall. Get out of the room and head north. Raiden, you won't be able to hang, throw, or chokehold anyone in your current state. Why not? Is it really necessary to ask? It's just not a good idea to perform those maneuvers. There could be complications. Oh, really, Jack? Do we have to spell it out for you? Really? Andiamo. Non capisco perché Campbell sia così freddo con lui. Non per Solidus, errore stupido mio, ma perché è un killer.
Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Guardate come viene rappresentato l'Arsenal. Tipo una bestia. Allora, volevo fare una cosa. Who's there? Who's that? Bastardo, ma prego. Oh, non è partita, cazzo. È cretino, ok. È veramente un cretino sto qua. No, ce la stavo facendo, cazzo. Allora, vediamo se riesco a... Non si alza più, cioè è morto praticamente. Oh, bello addormentato. Okay. Vediamo se lo fa. No, devo riuscirci. Who's there? Who's that? Send the there! Dai, Raiden, appenditi a questa cazzarola di cosa. No, vabbè, ucciditi, dai. Ma forse no. Niente, volevo fare una gag venuta male. Tre minuti tolti al finale, non è vero. Oh, ce l'abbiamo fatta, cazzarola. Guardate, guarda. No, non mi ha cagato. Li odio tutti. Va bene, dai, ora seri. Volevo farvi vedere che il tizio che mi insegue fa gli apprezzamenti al pacco di Raiden. Tutto qua. Ma non è venuto. È venuta la capriola del salto del vuoto. Ma non mi è venuta questa. Vabbè, pace.
there somebody there? Is there somebody there? All personnel, return to your stations. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Vabbè, ragazzi. Dobbiamo spegnere. Dobbiamo spegnere. Io spengo. Ce l'ha detto il colonnello. E se poi succede qualcosa? Mi fa male gli occhi, giustamente, si prende cura di noi. Io spegnerei. Tu non te ne frega un cazzo, a me sì però. Da davanti. Boh, Sabaku ha spento quando fece la sua run, eh. Fossimo tipo settimana scorsa arrivati a sto punto, avrei dovuto farlo anch'io. Io non spengo. Se poi mi si rompe la console me la compri tu. Il colonnello io lo ascolterei. Da quando ascolti Sabaku? L'ha fatto lui! È il massimo esperto. Io mi fido. Io vado. Poi... Sì, ma devi stare anche calmo, eh. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Si è arrabbiato. Adesso? What was that just now? Infiltrate the enemy fortress, Outer Heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Ma... Oh. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Io avevo detto di spegnere. Variety level 13. Rescue Meryl, the return of Ginola. E io questa missione l'ho fatta.
L'ho fatta quella missione. Oh! Cosa sta succedendo? I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I Non l'ho need fatta nelle VR mission. 61. L'ho fatta nelle VR mission, quella. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... Siamo nel colon adesso. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. I was a North American fall webworm in my past life. Ah, those were the good old days. What were you in your former Sa life? che si sta rompendo il gioco. You seem to get a real thrill out of slaughtering the enemy. Are you frustrated about something? Sa che si sta rompendo il gioco, raga. Io devo toglierlo. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying. I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Eccolo.
Where's my gear? Right over there. Lo starnuto era bellissimo. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sono molto confuso. Lo so. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not È happy about due. that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a È un circle sistema to di do a controllo un rotating po' del cut. cazzo questo, eh. È veramente Push it tremendo usare forward la to spada in launch sto and gioco. strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Vuoi vedere cosa succede se tocco Snake? Damn, kid. È la prima volta che si usa un'arma così, sì, ed è tremendamente scomodo. A fondo. La volta. Ci odia Snake, ci odia tantissimo. Dai. Pronti, Snake? Andiamo. Andiamo. Moron. Difficile. È diventato un Souls, beh. Non direi. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait Ora up, vi Snake. spiego. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? È tremendamente importante questo dialogo tra Snake e Raiden. Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future.
Believe in what? That's your problem. Già. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Sì, arrivavano i soldati. Scusate. Perché dico che è tremendamente importante questo dialogo? Beh, perché è il senso di Metal Gear Solid 2. Cioè, qui vediamo per la prima volta messi in contrapposizione Raiden e Snake. Raiden, che è un soldato apparentemente umano, contro una leggenda, un totem. E adesso lo vedrete. Vedrete Snake e la sua intelligenza artificiale, come si comporta. Il fatto che lui abbia detto Infinite Ammo è sì una citazione al primo Metal Gear, però lui ha veramente munizioni infinite, perché lui è la leggenda. E adesso lo vedrete. Vedrete quanto farò schifo io e quanto sarà figo lui. No, non perché sia un IA, lui non è consapevole di essere un NPC, lui è Snake, lui è l'eroe di Shadow Moses. E è bello che Raiden gli fa anche la stessa domanda che gli fece Otacon dopo aver ucciso Sniper Wolf, dove in quel momento Snake ha capito, David ha capito che doveva cambiare le cose. Perché cosa combatti tu? Gli chiese Otacon. E quando hanno finito, cioè quando se ne stava andando gli fa, se usciremo vivi da questa storia te lo dirò. Qui Raiden gli fa la stessa domanda. E qui gli dice, lotta per tramandare qualcosa al futuro. Che cosa? Lo devi trovare tu. Come ha fatto lui. Lui, Snake, lotta per un futuro migliore. E Raiden? Guardate come gli shotta velocemente lui. Già che posso parare. Chi è che mi ha picchiato? Snake o il nemico? Perché mi ha preso... C'è stato anche del poco amico. Ah, e perché picchia me? Non lo volevo... Aiuto. Adesso te lo dico, Raiden non è figlio di sangue, non è figlio naturale di Solidus, è un figlio adottivo. Solidus gli ha insegnato tutto quello che sa sul campo di battaglia, lo ha preso sotto la sua ala, non è figlio né genetico né di sangue. L'ha detto, è
Solidus è il padrino di Raiden. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? No, I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? Non hai capito un cazzo, Heisenberg. Il colonnello è un'intelligenza artificiale, non è un robot. Abbiamo parlato con NordVPN fino adesso. Per farti capire. No, che cazzo mi prendi? Scemo. Sto continuando a giocare, You all right? Sta facendo fuori tutti i Snake praticamente. Non mi lascia il tempo di fare un cazzo, guarda.
Capirete, ragazzi, capirete. Capirete tutto. Ora godetevi lo spettacolo. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the No, nuke. non è Psychoman. Since no one 2 anni can fa. kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. No, Gorlukovic è il papà di Olga. Eternal rest. I've got it right Non è here. sorella di Olga. C'era un'altra persona insieme a Gorlukovic. Si vede che non hai prestato What attenzione. are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your Esatto, lies? bingo. Raiden, get out of here! Lo dice anche nel discorso che ha una figlia, eh. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Siamo nel retto della nave. Siamo nel popò all'uscita del gear.
Ma avete capito cosa ha detto Solidus? Avete capito? Che cosa è successo fino adesso? Cosa abbiamo fatto? Dove abbiamo partecipato? E perché? Il progetto S3. Avete capito che cos'è? Fate pure la rima. Era tutto un piano, sì, non di Solidus, dei Patriots. I Patriots volevano creare un nuovo Solid Snake. Tutto quello che è stato fatto fino adesso era una riproposizione di Shadow Moses, degli eventi di Shadow Moses, il gruppo di Freaks, il ninja, la tortura, il fatto di avere il colonnello Cam, tutti i codec di Cam, le indicazioni, il fatto di il combattimento contro l'Harrier, AMD. Tutto quanto era per creare il soldato perfetto. Tutto quanto. Anche Solidus all'inizio voleva provare a fare questa cosa, ma qualcosa è andato storto. Non era proprio per ricreare Outer Heaven, Heisenberg, era per avere il soldato perfetto da comandare. Solid Snake nel primo Solid era perennemente un burattino. Gli dicevano cosa fare, lui lo faceva, senza chiedere, senza domande. Anche Raiden, fino a un certo punto, era così, ma poi Raiden non è Snake. È iniziato a insospettirsi, perché stavano succedendo un po' troppe cose strane, ma non riceveva risposte. Ora invece sappiamo il motivo. Campbell non esiste, il piano, a quanto pare, non è andato secondo i piani. Ma manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa. Outer Heaven non serve per creare Solid Snake. Outer Heaven è un concetto molto più alto. Però. No, non è per quello. Outer Heaven, no, non è per quello. Progetto S3 è una cosa, Outer Heaven non è un posto, non è un luogo, Outer Heaven è un'ideologia, ma poi lo capiremo più avanti, non è tempo adesso di parlare di Outer Heaven. Lo sentirai nominare spesso, questo sì, ma non è quello che pensi tu. Non è collegato a niente. Ora siamo contro i Metal Gear, che sarà una battaglia non tosta, però logorante. E se fatta a European Extreme, la difficoltà massima, abbiamo sentito Snake che ha detto che sono 25 Metal Gear, e Kojima nella difficoltà più alta te li fa abbattere tutti, e 25. Solo perché ci vuole bene. Quindi si va. Grazie ragazzi. Madonna, che insistenza.
sfondo tra il mio pip dello Sting e loro. Aia. Fanculo a me. Right, respond. Esatto, anche la Right, velocità. Raiden. Sbagliato. Oh, basta. Puoi farlo, sì. Ma devi essere velocissimo. Devi sapere a memoria il movimento che fa. I expected a little more fight than that, Jack. Decided to show Oh, but don't do this! They'll know! I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me.
So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. Huh? I know I'm going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! You have to. Olga! Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI. GW, it's out of control. What? No, non è oggi. C'è qualcuno che è più intelligente di oggi. Il virus. Sta facendo effetto. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Quello che vedete non è sangue dei re, poi fatto in modo per sembrare sangue. Formazione. Bella soprattutto pensare che noi facevamo fatica con un lanciarazzi. You still have some use. I've captured Snake. Bring him in. Potremmo. Salviamo comunque. Are you awake yet, Jack? Qua ammetto, ho GW, the Arsenal pensato AI male is come corrupted tagliare le beyond live. repair. Ammetto la I mia admit that I errore. underestimated you.
Oh. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, 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 ne ero pronto, ne ero pronto, ne ero pronto, ne ero pronto. Non ero pronto. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the President, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie.
It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo
There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be! I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy.
It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn! Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy.
We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems.
Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise.
I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. It's time we were both free.
I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Brace yourself. C'è tanto di cui parlare. È stata lunga. Pensavo stessi dormendo, Heisenberg. Troppe info, lo so. Troppe info, lo so. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Da dove cominciamo? Fortune, per esempio. Fortune si è sacrificata, si è immolata, finalmente ha raggiunto la pace. E ci sarà ancora un'altra cutscene dopo il finale proprio. Si è immolata, cioè avrai poteri, non avrai poteri. Esatto, si è sacrificata per il nostro futuro. Avrai poteri o no, non importa, è stato figo quello che ha fatto e finalmente ha trovato la pace e meno male, poverina, perché è stata usata come non so che cosa. Presa in giro malissimo, povera Crista. Poi, il progetto S3 che prima era una simulazione per creare il Solid Snake, ma poi alla fine no. Non era una simulazione per quello, anzi, peggio. Ma tante cose, tantissime, tutte insieme poi. Ora abbiamo tutte le informazioni dei Patriots. Vogliono controllare il genere umano, non solo i soldati, non solo la guerra, ma tutti quanti. E abbiamo Solidus. Alla fine, voi avete visto quello che hanno detto i Patriots, no? Il piano dei Patriots. Vogliono distruggere il libero arbitrio perché per loro gli umani non sono pronti. C'è bisogno di un controllo totale, proprio delle menti delle persone. E questa piccola simulazione per quanto riguarda Raiden è quasi pronta per tutto il mondo. E sono della sorta di guardiani. Quindi vi faccio una domanda. Il buono è Raiden o è Solidus? Solidus vuole distruggere i Patriots. Solidus vuole ridare la libertà. Cioè, tu arrivi alla fine del gioco che dici, cazzo, noi siamo stati dalla parte dei cattivi fino alla fine. E siamo ancora combattendo dalla parte dei cattivi perché hanno la vita del bambino di Olga, hanno Rose. Rose esiste davvero ed è lì, catturata dai Patriots. Siamo vittime, ma Solidus qui è il buono, ragazzi. Solidus ha intenti molto non buoni, però perché i modi che ha di fare sono quelli che sono, però il suo fine è comunque di libertà. Lui vuole dare libertà alle persone, vuole combattere il sistema. E le vittime siamo noi, ma Solidus aveva un piano ben studiato, ma è stato però anche lui vittima di Ocelot. Ocelot ha fatto il triplo gioco. Perché alla fine Ocelot lavora per i Patriots. Ma c'è Liquid.
C'è Liquid. Nel momento in cui stava per finire tutto, Liquid salta fuori e fa casino come al solito. Fa casino. Vuole lasciare qualcosa in questo mondo. Lui vuole essere ricordato. George Sears vuole essere ricordato per quello che ha fatto, cioè fermare i Patriots. E vuole lasciare un'ereditarietà, perché lui non può avere eredi. Come Solid Snake, come Liquid Snake, come Big Boss. Lui non può avere eredi, quindi deve lasciare un segno, deve lasciare un meme nel mondo. I meme, i meme, non sono... Cioè, ok, voi li conoscete come li conoscete oggi. Però i meme, poi la definizione giusta ve la darò lunedì prossimo, di cosa vuol dire meme, ma già si capisce nei dialoghi dei personaggi. È il senso di ereditarietà, lasciare un qualcosa, un ricordo, un segno, un gesto, un'azione che vada avanti per le prossime generazioni. Noi i meme simpatici di adesso ce li ricordiamo perché fanno ridere, perché un'immagine che fa ridere ci crei un contesto intorno, giusto? Come diceva Rose, loro vogliono creare un contesto per una cosa che accade, sia bella o brutta che sia, loro vogliono creare un contesto diverso. I meme. È pazzesca sta cosa, È pazzesca sta cosa. Vogliono creare una loro verità. Esattamente. Esattamente. Un loro mondo. Vogliono creare un mondo totalmente controllato da queste intelligenze artificiali. Perché? Perché gli umani non sono in grado di gestire tutto questo. Che è diciamo un po' hanno ragione. Un pochino hanno ragione. Cioè, ci sono delle persone su internet che non devono stare su internet. Vogliono un mondo utopistico, esattamente, esattamente. E ora ci troviamo qua, sul Federal Hall di New York, che purtroppo la scena è stata tagliata. In questo gioco sono state tagliate circa 300 scene prima della release, perché il gioco doveva uscire in concomitanza poi con quello che è successo l'11 settembre 2001. E originariamente si doveva vedere l'Arsenal Gear che arrivava proprio a New York e distruggeva tutto, e si sarebbero viste pure le torri gemelli. E quindi dovettero fare un lavoro proprio velocissimo, 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 per tagliare tutto, togliere tutti i riferimenti, tutte le cose che si vedevano perché per rispetto ovviamente, ed è uscita questa roba qui purtroppo, quindi hanno tagliato 300 scene del gioco in pochissimo tempo. Quindi sì, quando si vede l'Arsenal arrivare, il bianco e loro che cadono giù, è proprio un pezzo enorme di gioco che è stato tagliato. Ma penso anche dei riferimenti, dei dialoghi siano stati modificati, quindi il finale, la scena finale dell'Arsenal è stata martoriata e non esiste una versione che possiamo vedere intera. Shadow Moses era una montatura, certo, però è successo davvero. Cioè, è stato l'inizio, la base della simulazione, per poi averla come simulazione continua, per creare sempre in continuazione nuove situazioni con nuovi soldati, per creare lo Snake e cercare di capire come controllare le persone. Il GW è stato creato per controllare la mente delle persone. Noi che muoviamo il giocatore sostanzialmente, il personaggio sostanzialmente. E quindi parla anche a noi, perché GW ha controllato anche noi. Noi volevamo giocare come Snake, noi volevamo essere Snake, noi giocatori. Infatti cosa facevamo? Utilizzavamo Raiden come Snake, ammazzavamo i soldati. Capite adesso? Capite? Per essere come Snake, esattamente. Perché la gente voleva Solid Snake, voleva il seguito di Metal Gear Solid 1.
Esattamente, io, Heisenberg, tutto quello che ho fatto, io tante volte ti mentivo, tante volte ti prendevo in giro, tante volte cazzeggiavo, morivo, facevo tutto quello che facevo, lo facevo per un motivo. A parte prima che sono morto contro i Rei, quello non era previsto. A parte quello. O l'altra volta contro Vamp, quando sono morto la seconda volta che sono caduto in acqua, quello non era previsto. Errori di sistema. Però sì, lo facevo per arrivare a qua, per arrivare a questa rivelazione. Non faccio le cose a caso, non gioco a caso. Sembro che gioco a caso, ma non è vero. Anche Vamp, sì, tutti quanti. Ma con Vamp ci torneremo. Con Vamp ci torneremo. Però sì, tutti sono stati tutti quanti. E ora siamo qua. Padre e figlio, come Big Boss e Snake, come Snake e Liquid. Uno contro uno. Fino alla morte. Pronti? Voglio morto Raiden, sappi. Povero Raiden, su. What's wrong with you? Tremendo quella roba. Let's go. Is that the best you can do? What's wrong with you? Madonna, è tremendo sti sistemi. Ti giuro, lo odio. È tremenda sta parte. La odio. Peggiore di tutto Metal Gear. What's wrong with you? No! Come Snake e Liquid quando stavo per cadere. What's wrong with you? Sai che mi una faccia che non va. Ma che cazzo di c'è un sistema di controllo che fa schifo. What's wrong? Cazzo fa? Che palle. Sono la torcia umana. Let's go.
Cercare di caricare un po' la vita. Dai. No. Meno male che non è attento. Ma perché si sposta? Take this! Oh, seconda fase, dai. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Sì, sì, adesso. Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. We're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Capito. Is that the best? Perché mi si muove quando colpisco? What's wrong with Spalle you? rubato. Qua. Oh, ma perché mi si muove Raiden quando faccio i pendenti? Is that the best you can do? Let's go. Over here. Is that the best you can do? Let's go. Over here. Over here. What's wrong with you? Over here. What's wrong with you? Ok, vi lascio il finale.
Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Snake? What's wrong?
Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. I stare at the stars and the sky up above and think, what am I made of? Allora, bello il discorso che rifà Snake, eh? Alla fine il discorso che fa Snake, anzi, il ruolo di Snake in questo gioco è sostanzialmente Kojima. Kojima che vuole lasciare la sua eredità, il suo gioco, il suo figlio, la sua creatura, ai suoi collaboratori. Perché questo doveva essere l'ultimo Metal Gear. Con questo bisognava chiudere. Questo chiudeva. Perché ti spiegava la telefonata di Ocelot del primo Solid. E ti faceva finire il gioco con un senso di libertà, un senso di ereditarietà. Era il suo lascito ai suoi collaboratori. Ma poi sappiamo benissimo che c'è un terzo, c'è un quarto, c'è un quinto. Però diciamo che questo, bene o male, chiudeva. Ed è un gioco veramente difficile da capire per molti. Se il primo parlava di come vivere, questo parla della libertà di scegliere, esattamente, esattamente. I messaggi di Kojima sono, in questo gioco, sono, vabbè, ovviamente la critica alle armi, la critica ai soldati bambino, a tutto quello che si fa per la guerra, ma anche un gioco profetico per quanto riguarda i giorni nostri, internet, la sua pericolosità, il fatto che le informazioni possono essere modificate da chiunque. C'è tanta roba in questo gioco ed
Non ho paura a dire che è un capolavoro postmoderno. Non ho paura a chiamarlo capolavoro sto gioco. Per quanto possa avere cose esagerate, cose da anime, cose tipo Vamp che cammina sull'acqua, Fortune che senza il dispositivo riesce a deflettere le bombe. Ci stanno, hanno un contesto, hanno ragione di esistere qui nel mondo di Metal Gear. Ma nell'assurdo ti racconta anche qualcosa di vero, di pesante, di potente. Ti lascia qualcosa questo gioco, ti lascia riflettere alla fine. Chi siamo veramente? Chi è Raiden veramente? Alla fine, lui, la medaglietta, con il mio nome, lui la lancia via perché Raiden non vuole essere quella persona, non vuole essere noi. Lui è Raiden, noi abbiamo voluto giocare come Solid Snake con lui, l'abbiamo usato come un pupazzo. Non vuole essere noi, ci lancia via, lo fa apposta. Infatti Snake gli chiede, lo conosci? No, mai sentito. Siamo un po' i Patriots, noi, esattamente. In questo caso sì, siamo noi i Patriots, abbiamo noi controllato Raiden, abbiamo noi ammazzato quelle persone. Abbiamo noi ammazzato Solidus, per conto dei Patriots. Come Snake ha ha battuto Liquid per conto dei Patriots. Che possiamo esistere non esiste. Siamo noi Patriots. Praticamente. E... È bello Metal Gear Solid 2, mi piace proprio perché ti diverti a giocare, ma ha anche una bella storia contorta. E il fatto che Kojima abbia voluto scherzare con i giocatori nel crearti il sequel non perfetto, ma il sequel che va contro la perfezione, va contro i sequel soliti di quegli anni lì, più grosso, più grande, più bello. Io amo queste cose di Kojima, anche se la gente non lo ha capito, non l'ha apprezzato, odia Raiden, però il fatto che Kojima in futuro farà una sorta di ammenda per questo titolo, e questa ammenda si chiama Metal Gear Solid 3. Ma ne riparleremo poi, lo vedrai. Però non è da sottovalutare questo titolo, assolutamente. Alla fine l'Ali Lulelo, te lo dico, è una censura. È una censura l'Ali Lulelo. L'Ali Lulelo è una censura per coprire la parola Patriots. In alcune persone, quando pronunciano la parola Patriots, dicono l'Ali Lulelo. Esattamente. Il motivo di questo non è dato saperlo. È come la N-word, sì, più o meno sì. Il senso è quello. Il senso è quello. Quando tu ci provi, le nanomacchine ti fanno dire la lilulelo. È fatto apposta. Ocelot può dirlo perché lavora per i Patriots. Snake può dirlo perché, ecco, Snake in questa simulazione orchestrata dai Patriots è la scheggia impazzita, era l'elemento non previsto, perché lui è riuscito a uscire dal controllo dei Patriots. Lui e Otacon, e anche Meryl. Perché questo gioco ovviamente canonizza i due finali, e quindi Meryl c'è, sarà successo qualcosa con Snake non si sa, e il fatto che poi Snake sia andato con Otacon ne la conferma in questo gioco qua. E Snake era non previsto sul Big Show, e infatti è successo quello che è successo. E si può sfuggire dal controllo dei Patriots, sì 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 sì.
Era un errore, Snake. Esattamente. Ora... shh. On your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. È una critica a tutto praticamente sto gioco. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Quanto sono vecchi i Patriots? 100 anni. Sono già morti, eppure controllano il mondo. No, Vamp non è uno dei Patriots. Non è un vampiro. Ah, tra l'altro c'era un easter egg che non sono riuscito ad attivare di Raiden che chiama Snake sotto le spoglie di Pliskin e gli chiede chi è Vamp, perché è un vampiro, perché si chiama Vamp. E Snake dà la spiegazione del nome di Vamp. Semplicemente Vamp si chiama così perché è un transessuale. Perché è una drag queen. E non è un vampiro. Ha delle abilità. Ma guarda quante persone abbiamo ucciso. 155. Tantissimo, tantissimo. E niente, abbiamo finito Metal Gear Solid 2, sono sappi. Ho fatto schifo. In 11 ore. Tutti e 12 sono morti, ma sono vivi. Già. E quindi. Ora tocca il trailer del 3. Cosa ne pensi, Eisenberg, del gioco? Dimmi un po', dimmi un po'. Tanto che preparo tutto. Posso fare audio. Se non dura una vita, sì. Allora, intanto recupero... Ah, dove l'ho messo? Allora, dov'è? Qua. Ecco qui.
Dimmi quando hai fatto l'audio, che lo ascolto. È veramente bello sto gioco. È qualcosa di... che se lo giochi la prima volta ti dà una botta assurda. Ci sarà ancora tanto da dire, ne parleremo lunedì perché adesso è tardissimo. Infatti vediamo il trailer del 3, poi ne parleremo anche di questo appena avremo la possibilità. E il 3, diciamo che è il mio Metal Gear preferito, insieme al 4, ma anche insieme a questo. Cioè io non ho un Metal Gear in assoluto preferito, amo tutta la saga alla stessa maniera, però se dovessi scegliere un titolo da giocare sempre, a parte il 2, che comunque il 2 ha il tanker e il big shell che sono delle aree piccole, il 3 è qualcosa di wow. Wow. E adesso capirai, minchia, più di uno ne hai fatti. Qua finiamo alle 2, finiamo. Anche qui sul finale, anche su Solidus, mi è piaciuto più del primo, tantissimo. Ci sono tante parti dove ho pianto. Anche qui sul finale, anche su Solidus, che dice Sons of the Liberty, ovvero significato quel nome lì, proprio lui vuole ottenere la libertà, lui vuole lasciare un'impresa senza che i dati informatici cancellino tutto. È bellissimo. E quando lui è morto, per me è stato ingiusto. E per me, questo gioco qui è veramente bello, bello, tanto bello. Ti dà queste critiche qui che sono belle, ti critica tutto, inquinamento, sfruttamento, la non libertà, la guerra, tutte altre cose. Ed è stato veramente fighissimo questo 2, veramente bello. Anche la cosa della censura è moderna. La censura, i dati informatici sono più pericolosi di un criminale. È stato bello. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È stato molto bello. Mi fa piacere che ti sia piaciuto, Sandro. Fa davvero, 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 davvero piacere. E adesso... Aspetta, non voglio farti vedere niente. Ok, allora. Te lo metto qua, dai. Blue point non più. No, dammi lo schermo sotto. Dammi la camera 2. Dove cazzo? Perché mi prende? Dai, mi fa arrabbiare. No, vabbè, niente, torniamo qui. That's it. Ok. No, niente, torniamo di qua. Ok. Pronti? Pronti? Mi è sparito? L'ho chiuso per sbaglio. Mi scusi, volevo chiuderla. Ovviamente ci sono i sottotitoli in inglese, in italiano non ho trovato niente. Ho pianto su II, su Fortune, su Solidus che muore, wow. Beh, sono momenti più alti, sì, ovviamente, ovviamente. Va bene, via. Dura un po' sto trailer, eh. Dura un po', te lo dico. Leggi bene perché ci sono alcune parti in giapponese e alcune parti in inglese. Via. これがアメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。失敗すれば再び世界大戦が始まります。俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を。それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなんだ。こちらスレイク。待たせたな。今回のミッションはスニーキングミッションだ。それが隠密部隊コックスの特殊任務。ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットライン。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしいな。これが
記録に残る世界初のヘイロー効果になる。時になってくれ。ソ連のある科学者が西側への亡命をし、なぜ亡命を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。で、その兵器とは特殊な核兵器の一種らしい。君の任務はソ連国内の山地テルノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還する。Waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. Tu guarda. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Dopo ti dico. Il video uguale che ti dicevo a quello che ha montato Sabaku, sai che ti avevo detto che erano uguali, arriva fino alla canzone. Fino alla canzone abbiamo fatto lo stesso montaggio. Da qui in poi è diverso. Perché lui poi ha messo parti di storia con filmati, personaggi eccetera. Io voglio lasciarti vergine, però voglio farti vedere il gameplay.
Stessa canzone, senza base sotto, stessa uguale quasi. Lui non ha messo la discesa di Snake, ha messo solo l'audio della tipa che parla e Snake poi che si gira. Lui ha montato così. Capisci perché è il mio preferito? Io non ho parole. Siamo già al secondo, eh. Anche col 2 avevi detto questo. Esattamente. Questo è come se fosse il tank, veramente. Ha voglia. Spara attraverso le fessure. Salto dei cani. Però vabbè, era il primo trailer di presentazione questo. Qui Kojima doveva riscattarsi dopo le lamentele del Saga 2, ovviamente, che ha fatto veramente grande questo. Questa è una citazione. Non c'è nel gioco questa. Però fa molto ridere, l'ho lasciato apposta. Guarda, 何様のつもりだ。また車泥棒か？違う！潜入任務だ。ここは都会じゃねえんだからよ。ここはジャングルだ。Prende per il culo GTA. ヘビでも食らいな。Mangiare serpenti.
visto un...日は知らない8 2004年おいおいおーSì, Snake in quel caso siamo noi che vogliamo sapere la data. Qua si possono fare un botto di cagate. Sì, lo compri dopo che lo giochiamo insieme, però. Ebbene sì, questo è Metal Gear Solid 3 che ci aspetta venerdì prossimo. È un gioco molto bello. Non volevo nemmeno metterti in che anno ambientato, visto che l'altra volta avevi detto che desideravi vedere un gioco ambientato durante la guerra fredda. Quando tu l'hai detto ho riso, perché ho detto cazzo, non volevo metterti la data, solo che era difficile montare tutto senza mostrarti un pezzo dove viene mostrato l'anno. Quindi ho detto, senti che c'è, vaffanculo, lo vedi. Però poi quella parte di storia mi piace. Ovviamente sì, è ambientato in Russia, siamo nel 64, 1964. E siamo in Russia, ma ovviamente in Russia non esistono giungle del genere. Cioè, proprio non esiste una fauna del genere. Però, eh, però si sposa bene con la storia, si sposa bene con il contesto. Ma scusa, perché così indietro? Capirai. Capirai. Se eravamo nel 2004, tipo. Capirai. Capirai. Tutto ha un senso. Sai benissimo ormai dopo 2 capitoli che Kojima non fa le cose a caso. E sarà un bel primo episodio di Metal Gear Solid 3 quando iniziamo, perché inizierà col botto. Questi sono gli eventi prima di Metal Gear 2. Metal Gear 2 è ambientato nel 95.
No, cazzata, 99. Sì, 2005 Metal Gear Solid 1, 2007 il Tanker, 2009 il 2. Sì, nel 95, 99, scusa. 95 gli eventi del primo Metal Gear. Ma ne parleremo. Ne parleremo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ti verrà svelato tutto a tempo debito. E quando lo capirai sarà sempre troppo tardi. Quindi, mio caro Heisenberg, io ti do la buonanotte. Ripensa a quello che è successo, tutte le informazioni che hai avuto oggi. Ci vediamo lunedì con Longo e Matti Ammazza per il debriefing di Metal Gear Solid 2. È stata una live lunghissima oggi. 3 ore sicuramente YouTube mi manderà a quel paese, ma va bene così. Va bene così, va bene così. Ne valsa la pena. Buonanotte Heisenberg. E ricordati, il Ale Lulelo ti osservano. Buonanotte.